что такое советская власть, в чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран. Questa è la voce di Vladimir Ilyich Lenin. È il 1° maggio del 1919. Sulla Piazza Rossa di Mosca, Lenin parla sul potere dei consigli rivoluzionari. Che cos'è il potere sovietico, si domanda, e interroga. Come si configura questo nuovo potere che nella maggioranza dei paesi è ancora sconosciuto? È questo il primo dei registrati nell'anno 1919 e che costituiscono l'unica testimonianza della voce di Ilyich. Nel centenario della sua nascita offriamo gli unici frammenti audiovisivi della sua vita, violando la sua precisa consegna, la stessa che, durante la prima celebrazione del 1° maggio sulla Piazza Rossa, espresse all'operatore cinematografico che gli puntava contro l'obiettivo della sua macchina, Édouard Tissé, l'operatore di Eisenstein. Riprendi meno me, compagno, e più quelli che mi ascoltano, i compagni che stanno per andare al fronte. Ma è passato un secolo dalla sua nascita. Cominciano gli anni 70 e la sua voce, il suo volto, sono i segni del nostro tempo. 100 anni fa, il 22 aprile del 1870, nella città di Simbirsk, lungo le rive del Volga, da una famiglia di intellettuali russi, nasceva Vladimir Ilyich Ulyanov. Questo era il mondo in cui nacque Ilyich, nell'anno 1870. Lenin detestava il culto dei capi rivoluzionari e poche volte si lasciò riprendere dalla macchina da presa. Ma le testimonianze visuali della sua vita sono fedeli alla sua modestia e per questo le presentiamo, nel centenario della sua nascita, filologicamente depurate da ogni manipolazione. Sono questi i È il primo maggio della rivoluzione sovietica. Uno svedese di alta statura, l'operatore Édouard Tissé, con 120 metri di pellicola in tutto, si fa strada fra la folla verso il palco, nel centro della piazza bombardata. Convalescente delle ferite riportate nell'attentato del 30 agosto, Lenin riprende a passeggiare nei giardini del Cremlino. Gli operatori dei cinegiornali sovietici accorsero. Sulle prime, Lenin non voleva che lo riprendessero, ma quando gli spiegarono che gli operai volevano vederlo di nuovo in ottima salute e al lavoro, si adattò all'informazione cinematografica.
Primo anniversario della rivoluzione. Dopo il sesto congresso pan-russo dei Soviet, Lenin parla sulle prospettive della rivoluzione mondiale. Dove sorgeva un monumento agli zar, Lenin inaugura le statue di Marx e di Engels. Sono i giorni più felici della sua esistenza, ricorda Nadiezhda Krupskaya. Il giorno dopo esplode la rivoluzione tedesca. Subito dopo la fine dei lavori del primo congresso dell'Internazionale Comunista, Lenin si reca a Pietrogrado per partecipare, insieme con sua sorella Anna Ilichna Ulyanova, ai funerali del cognato Mark Timofeevich Elisarov, commissario del popolo. Sulla Piazza Rossa di Mosca, Lenin saluta per l'ultima volta un altro compagno di lotta scomparso, Yakov Mikhailovich Sverdlov, presidente del Comitato Esecutivo Centrale. È il secondo primo maggio della rivoluzione. Le forze del generale Kolchak minacciano Mosca. Sulla Piazza Rossa, Lenin annuncia che saranno armati gli operai nelle zone vicine al fronte. Lenin visita gli operai della fabbrica a Rubriosk. Discute con loro sulla necessità di trasformare il ritmo sonnolento del lavoro in ritmo vivo. Primo congresso della campagna nazionale per l'istruzione extrascolastica. Lenin parla degli agit treni, i cinematografi itineranti che proiettano film rivoluzionari nelle strade accanto alle rotaie.
Si distribuisce la lettera di Lenin con l'appello "Tutti alla lotta contro Denikin". Dopo il discorso di Lenin, sfilano in parata sulla Piazza Rossa i reggimenti operai e i battaglioni delle scuole militari. È con lui il grande dirigente della rivoluzione ungherese, Tibor Samueli. Sul fronte orientale e sul fronte di Pietrogrado si diffonde l'appello di Lenin all'Armata Rossa impegnata contro le forze di Yudenich e di Denikin. E questo il secondo frammento fonografico di Lenin vivo. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть своя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, отдала помещичьи войска из белогвардейских. Secondo anniversario della rivoluzione. Sulla Piazza Rossa Lenin assiste alla parata militare. Sono i giorni della controffensiva dell'armata a cavallo.
Scherzo 1° maggio della rivoluzione. Da pochi giorni Lenin ha compiuto 50 anni. Dopo aver lavorato insieme con gli allievi ufficiali del Cremlino a ripulire la Piazza Rossa, Lenin inaugura il monumento a Marx, annunciato l'8 novembre del 1918, e una statua simboleggiante il lavoro emancipato. L'unica sequenza girata nello spazio familiare di Lenin. Illich accarezza il gattino ideologico, come lo chiamava, per la sua fulminea capacità di estrarre le unghiette dialettiche. Pietrogrado. Lenin inaugura il 2° congresso dell'Internazionale Comunista, che affrontò per la prima volta le tesi leniniste sulla scissione del mondo in 2 sistemi. In una pausa dei lavori dell'Internazionale, Lenin informa i cittadini sovietici sui temi rivoluzionari all'ordine del giorno del mondo. Il 2° congresso dell'Internazionale prosegue i suoi lavori a Mosca.
Lenin affronta il problema della lotta per la liquidazione del colonialismo. Si apre il terzo congresso dell'Internazionale Comunista. È all'ordine del giorno la questione della tattica dei partiti comunisti dopo la disfatta delle offensive rivoluzionarie del proletariato in molti paesi capitalistici. Lenin, seduto sui gradini della tribuna, prepara il suo intervento sull'arte della direzione delle rivoluzioni. Lenin è malato e stanco. I medici insistono perché si curi e finalmente riescono a spedirlo a Gorky, in una casa di salute e di riposo. Ritorno a Mosca. Lenin ha vinto il suo male, ma la sua giornata lavorativa è ridotta dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 20. Un orario che Lenin trova difficile da rispettare. Ultimo frammento cinematografico di Lenin vivo. Lenin nel suo studio. I medici gli proibiscono di lavorare. Lenin ribatte scherzosamente: non potrete mica fare in modo che io non pensi. Da 6 mesi si aggira per l'Unione Sovietica l'uomo con la macchina da presa della Kino Pravda, la verità cinematografica. Товарищ Белый Кунц хорошо знаком был мне еще тогда, когда он был военнопленным в России и не раз приходил ко мне беседовать на темы о коммунизме и коммунистической революции. È ancora la voce di Lenin che ascoltate. L'ultimo dei 3 frammenti fonografici di Lenin vivo. Il suo discorso rivoluzionario che continua. Con la sua voce ascoltiamo l'ultimo documento straordinario che abbiamo ritrovato dopo lunghe ricerche negli archivi dei manoscritti raccolti nella collezione Aleksinsky. Scritto nel 1907, è questo. Ascoltiamo la poesia di Lenin, L'anno degli uragani, augurandoci che gli anni 70 siano anch'essi gli anni degli uragani. Fu anno di uragani. Sulla Russia tutta si erano messe a correre le nuvole e precipitavano grandini tuonanti sui villaggi. Immani le ferite che nel petto dei campi spalancavano le folgori. Lungo nei cieli era il guizzo dei fulmini. Arroventava i corpi un pesante inferno.
e le tenebre delle notti, disertate dagli astri, invase dal riverbero degli incendi, tacevano. Vortice gli elementi, e turbinavano gli uomini nel gorgo, il cuore chiuso nel pugno dell'angoscia, e doloroso il palpito del sangue, mute le riarse labbra. Gli innumerabili caddero, ma fruttificarono le corone di spine. Con torce di futuri, i morti hanno attraversato gli imperi della menzogna e le viltà dei servi. Una scia fiammeggiante adesso è tracciata sul mondo della scrittura delle morti torturate, e sulla carta della vita durissimo è il sigillo che schiaccia l'infame vergogna delle catene. Poi, nel gelo improvviso, cominciarono a cadere le foglie, e il vento governò la macabra danza. La putredine grigia dell'autunno lacrime piovose spalmò sul fango e vi sprofondò per sempre. Increduta, incredibile agli uomini l'allegrezza. Rifiutavano la vita, si negavano alla morte. I denti disperati della collera a morsi strappavano i cuori vuoti e neri delle case. Ma dalla palude degli autunni improvvisa sgorgò la primavera, fiotto di luce chiara, un dono degli dei alla derelizione degli uomini, riportando la vita, la primavera rossa. E rossa fu l'aurora di un mattino di maggio che colorò il cielo pesante di stanchezze, e rosso il sole con lunghi raggi brucianti che perforò il nebbioso sudario della Russia. Fiamme di fari accesi sulle profondità del mondo, fiamme umane accese sugli altari della natura, per eternità accese da sconosciute mani. Fiamme chiamarono i popoli dal sonno a quella luce, e rosse rose emersero dal sangue. Fiori inediti crebbero dalle pagine della terra, e corone intrecciarono per i secoli rossi, sopra tombe mai più dimenticabili.